ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare un interattivo dedicato alla domanda: cosa stai per scoprire? Può trattarsi di qualcosa in ambito lavorativo, relazionale, amoroso. Andiamo a indagare i vari punti, ok? Cosa stai per scoprire adesso? Allora, oggi abbiamo la campanella, il mappamondo e il cuore. Scegliete, potete anche guardarne più di una ovviamente, no? Magari una per una cosa in particolare su cui state lavorando e un'altra su un'altra. Ragazzi miei, sapete come si fa, lasciatevi ispirare, va bene? E partiamo dalla campanella. Allora, la mettiamo qua. Cosa stai per scoprire? Allora, andiamo a vedere l'energia che gravita intorno a te qual è, in termini di circostanze, persone, situazioni, e poi andiamo a indagare i vari punti. Cosa stai per scoprire per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la campanella? Allora, cosa stai per scoprire? Cosa stanno per scoprire le mie ragazze? Cosa stai per scoprire? Allora, vediamo. Cosa stai per scoprire? Allora, morte, stavo al contrario. Morte, forza, che sta per arrivarti una comunicazione per giustizia, può essere relativo a cause legali, divorzio. Stai per scoprire che è un cambio relativo a un nuovo inizio, con forza e determinazione e con coraggio. La giustizia è dalla tua parte, tu volevi giustizia da qualche parte. Può essere relativo al lavoro, può essere relativo a situazioni legali, qualcosa che ha a che fare con la giustizia, ciò che tu per diritto divino, e qua si appresta ad arrivare un cambio per un nuovo inizio. Sì, per molte attività lavorative, qua abbiamo un 8 di denari rispetto a un impegno che c'è stato su qualcosa e volevi giustizia, ok. Anche per del denaro che dovevi ricevere, comunicazioni inerenti a tale denaro, oppure comunque stai per ricevere qualcosa che ha a che fare con cose legali, mi arriva, qualcosa, un nuovo inizio comunque, con forza, con determinazione e con impegno. È qualcosa di molto importante questa cosa, dove tu ricevi giustizia, perché ci sono già 3 arcani maggiori importanti qua, rispetto a un cambio. Va bene, ce la mettiamo qua e ci andiamo a fare la croce. Allora, si vede così? Vediamo se si vede. Allora, ci andiamo a fare la nostra croce. Vediamo un po', stai per ricevere giustizia? Ok, anche comunicazioni con forza. Cosa stai per scoprire? Che rispetto, scusatemi, che rispetto a situazioni legali, situazioni sospese, per cui tu ci hai messo un impegno, stai per ricevere una notizia importante che riguarda proprio il tuo diritto divino. Stai per ricevere proprio qualcosa, giustizia in qualche ambito. Allora, vediamo un po'. Stai per scoprire questo, che ciò che ti appartiene per diritto divino ce l'hai. Ok. Allora, cosa stai per scoprire? Di cosa mi parla questo? Ah, rispetto a qualcosa che era bloccato. Stella 4 di spade. Rispetto a qualcosa che era bloccato, che riguarda un tuo sogno, un tuo progetto, qualcosa, può essere applicato a vari ambiti comunque, ragazzi, amore, lavoro, relazioni, qualcosa che era bloccato. Il 4 di spade è l'energia di sanazione, delle dinamiche mentali, un fermo, una pausa, mi spiego, rispetto a un sogno, rispetto a sanare proprio quelle dinamiche proprio interne. Ok, andiamo a vedere. Energia del presente, al tuo positivo, il blocco, energia passata, futura, passata, futura, energia di conclusione dell'energia futura.
Allora, qua abbiamo un blocco, sì, un 4 di denari o un blocco comunicativo rispetto delle questioni economiche. Qua abbiamo un 4 di coppe, sì, un'insoddisfazione emotiva per qualcosa che avete iniziato. Qua c'era un fermo comunque rispetto a questa situazione, ok? Dal fermo si passa alla giustizia perché è venuto un cambio, ok? O per una situazione di avarizia, di testardaggine da parte di qualcuno, insoddisfazione emotiva o anche a livello economico c'era un blocco probabilmente in qualcosa o una pausa. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Qual è la situazione del presente? Re di spade. Allora, o questa è la tua energia oppure un legale, oppure ti vedo concentrata e determinata ad andare incontro ai tuoi obiettivi in modo lucido e logico. Vediamo al tuo positivo cosa abbiamo. Al tuo positivo un 3 di spade. Allora, qua il 3 di spade è una carta negativa, diciamo che parla di chiusura, di blocchi, di cuore trafitto, di mancanza di comunicazioni. Al tuo positivo significa che questa situazione si risolve. Vediamo. Al blocco qual è? Il blocco è un 8 di spade, un blocco appunto. Qua c'era un blocco rispetto a delle comunicazioni che non arrivavano. Un blocco poteva essere delle cose che la situazione era ferma per altre cause, per circostanze esterne, mi spiego? E quindi un blocco poteva essere, se relativo alla giustizia, cause legali, qualcosa di questa natura, qualcosa di burocratico, era fermo, non si potevano fare le cose. Oppure se parliamo d'amore, questo blocco è relativo a una mancanza di comunicazione, a un malintendimento. A un malintendimento. Vediamo che è successo qua. Re di denari, abbiamo due re. Allora, 9 di spade. Allora, ho qua una persona, allora se parliamo d'amore, una persona doveva separarsi o tu o un'altra persona. E quindi oppure era entrata una persona nuova e quindi tu dovevi fare un divorzio o c'erano queste situazioni qui, cioè c'era un blocco relativo a una situazione che riguardava un'autorità anche qui. Oppure a livello amoroso, no, scusami, a livello economico, qua c'era una situazione, tu hai lottato per raggiungere un guadagno, qualche cosa, c'erano dei blocchi comunicativi, oppure hai lottato per andare incontro a un nuovo inizio in modo deciso, in modo stabile, mi spiego? E c'erano preoccupazioni, o c'erano delle preoccupazioni inerenti o al tuo ex marito o alla tua ex moglie o preoccupazioni inerenti a questo. Sappi che la situazione di blocco si sblocca. Mm. Vediamo un po', quindi, fante di spade. Successo, ragazzi miei, cosa stai per scoprire? C'è un pieno esito. Ah, qua c'è un 10 di bastoni. Allora stai per scoprire che c'è un avanzamento importante rispetto alla questione per cui tu stai chiedendo giustizia, va bene? Può essere lavoro, può essere amore. Scopri che c'è questo avanzamento e c'è uno sforzo da compiere per raggiungere un upgrade della situazione, un ultimo sforzo. Quindi stai per scoprire che ciò su cui stavi sorvegliando, stavi indagando, eccetera, ha pieno esito, ma c'è un ultimo sforzo da superare in questa situazione qua, però ha pieno esito, quindi stai per scoprire qualcosa. Se parliamo a livello legale, a livello economico, ti vengono dati dei riconoscimenti che meriti e questa cosa ti può far stancare in alcuni punti perché c'è bisogno di un upgrade in più. Diverse possono essere le circostanze. Ok. In amore puoi scoprire che una persona o tu ti sei separata e che c'è bisogno di un ulteriore sforzo per fare qualcos'altro. Ok, andiamocelo a chiarire questo. Sì, perché il blocco che non si, allora le circostanze che impedivano il movimento si sbloccano, questo devi sapere, e c'è bisogno di un ultimo step per conseguire altro in futuro. Mm? Sì. Ok, vediamo questo paggio di spade.
Le stelle, allora sì, allora rispetto a qualcosa che stai chiedendo per cui vuoi giustizia, per cui ci sarà questo nuovo inizio, è destinato ad esserci col pieno successo con le stelle qua rispetto a circostanze che tu stai sorvegliando e sai che c'hai successo rispetto a questa cosa qui che ti sto dicendo, va bene? Perché si è sbloccata la situazione, è necessario un ultimo sforzo. Vediamo di che parla il 6 di bastoni. Fante di coppe, è uscito il fante di coppe. Allora può essere un pieno esito, un pieno successo, stai per scoprire quindi che ciò su cui tu vuoi giustizia, c'è stato un cambio, può essere lavorativo, può essere sentimentale, ok, tu la ottieni questa giustizia e il pieno esito ce l'hai su una cosa proprio che ti piace fare, i riconoscimenti pubblici anche su qualcosa proprio che ti piace fare, c'è o un nuovo lavoro o una persona che ti chiede scusa dopo esserti aver sorvegliato la situazione per cui siete molto connessi. Vediamo quest'ultimo sforzo in 10 di bastoni cosa consiste. L'asso di denari, un ultimo sforzo per avere un vero nuovo inizio concreto, asso di denari. Allora, ragazze e ragazzi, cosa stai per scoprire? Che ciò che per cui c'era una situazione bloccata, amore, lavoro, situazioni legali, si sblocca, questo stai per scoprire, va bene? E laddove tu, se parliamo per esempio di lavoro, tu verrai a conoscenza del fatto che c'è un pieno esito sul lavoro, o l'entrata di un lavoro nuovo o qualcosa che ha a che fare con un lavoro, qualcosa su cui tu ti sei impegnata tanto e qui non vedevi riconoscimenti, i riconoscimenti ce li hai. Bisogna fare qua un ultimo sforzo per andare incontro a un inizio concreto rispetto a questo, a dove tu hai seminato. Ok. Ehm, Può essere anche l'apertura di un negozio, qualcosa che ha a che fare con questo. Ci sono, per esempio, a livello legale ci possono essere lo sblocco di questioni e l'ultimo sforzo per andare incontro a una situazione più consistente. Se parliamo d'amore, se parliamo d'amore, per esempio c'era una situazione in pausa, tu volevi giustizia, eccetera, rispetto a una persona, qua riceverai le comunicazioni da parte di questa persona e io ti vedo fare lo sforzo di credere in quello che ti dirà. Sì. Ok, voglio mettere un'altra carta qua a fianco al 10 di bastoni. La temperanza, comunicazioni che parlano di... Allora, è come se ci vuole la pazienza, questo è il suggerimento per fare l'ultimo sforzo per conseguire l'asso di denari. Mi spiego, ci saranno delle comunicazioni che parlano di un riequilibrio di qualcosa laddove era bloccato e ci vuole un po' di pazienza per conseguire qualcosa di più grosso. Vediamo questa temperanza, di cosa ci parla la temperanza? Sì, della regina di bastoni. Allora, pieno esito di quello che stiamo dicendo e pieno scioglimento di situazioni in crisi o di sblocco. C'è la regina di bastoni qua, magari tu hai aspettato tanto per questa comunicazione e io qua vedo un pieno trionfo di questo. Quindi laddove le situazioni erano bloccate, come ci diceva qui, vedo l'impegno, lo sforzo in un nuovo inizio, quindi lo sblocco c'è, un ultimo sforzo nel comunicare, nell'avere pazienza in questa situazione per un inizio concreto come lo vuoi tu. O amore o lavoro, cause legali, mi spiego? Ok, andiamo a vedere che cosa ci dice qua l'oracolo. Sì, ricevi proprio questo messaggio, qualcosa di inaspettato, messaggio in una bottiglia, quindi laddove c'era un blocco comunicativo per varie circostanze, amore, lavoro, cause, ricevi qualcosa di sorprendente, un messaggio in una bottiglia che non ti aspetti perché qua io vedevo un fermo, va bene? Però tu vuoi giustizia per qualcosa su cui tu ti sei impegnata tanto e quindi di conseguenza la ottieni. Vediamo un'altra? Sì, sì, vengono svelate le maschere. Allora qua 14, 14, 15 e 14 tra l'altro. Laddove c'era un blocco si sblocca completamente. Situazioni legali, d'amore, relazionali. È necessario un piccolo sforzo
o a questo punto da parte tua, nel comunicativo, un po' più di pazienza rispetto a conseguire qualcosa di ancora più grosso, però laddove erano ferme le comunicazioni le ottieni, c'era un blocco, lo ottieni. Oppure lo sforzo da parte di una persona nel comunicarti qualcosa che non ti aspetti perché è qualcosa di insperato, nel dirti la verità. Quindi rispetto alla domanda che abbiamo fatto, cosa proprio stai per ricevere adesso rispetto alla cosa sta per accadere, una verità rivelata, lo sblocco di situazioni che erano in pausa, che erano ferme, va bene? Con un pieno esito, un ultimo sforzo per arrivare a qualcosa di ancora più costruttivo, che lo sforzo può essere la pazienza stessa, però pieno esito è successo di quello che stiamo chiedendo, ok? Andiamo a vedere qual è il messaggio dell'altro oracolo per avere questa pazienza, per la calma, la tranquillità, ad affrontare le cose con calma. Numero 29 dice: una di queste chiavi è essere interamente presenti in ciò che si fa, nel momento in cui lo si fa, che si tratti di un'azione, di una parola, di un pensiero. Nel vostro mondo abbiamo spesso osservato che siete presenti solo a metà. Allora qua ti verrà fatta una rivelazione da parte di qualcuno o di una circostanza che si era sottratta, era a metà prima, un nuovo inizio rispetto a questo, perché c'è totalmente presenza in ciò che si va a fare, cioè la verità c'è, ok? Quindi ragazze mie, questo è il messaggio che dovete ricevere con la campanella, messaggio in una bottiglia, attenzione quindi ai mail, messaggi, telefoni perché possono arrivare adesso, comunque sia in questi tempi. Io ragazze e ragazzi vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il mappamondo, lo mettiamo qua. Allora, cosa stai per scoprire quindi che non sai? Vediamo un poco qual è l'energia che gravita intorno a te in termini di persone, di circostanze e vediamo cosa stai per scoprire adesso in termini lavorativi, relazionali, amorosi. Vediamo un po' come battono le lame delle carte, ok? Cosa stai per scoprire adesso? Qual è l'energia che è intorno ai miei ragazzi del mappamondo? Cosa stai per scoprire? Allora, vediamo. Cosa stai per scoprire? 8 di spade. Ruota. Sta avvenendo una chiamata, un cambio insperato. Asso di coppe. Allora ragazzi miei, laddove c'era un malintendimento per dei blocchi comunicativi, qua c'è un cambio a favore di un cambio, di un blocco, che c'era un blocco comunicativo a favore di un nuovo inizio. Asso di coppe. Mi può parlare in varie accezioni o dell'amore o rispetto ad altre situazioni che erano bloccate. Tu sai qual è la situazione bloccata, c'è una situazione bloccata, c'è un cambio insperato, un asso di spade, un taglio con ciò che era bloccato, un cambio insperato su questo, una chiamata o qualcosa. L'asso di coppe ci dice c'è proprio un nuovo inizio rispetto a questo. Sì, malintendimenti, 5 di spade, conflitti mentali o rispetto al fatto di qualcuno che è stato un po' più testa dura, può essere un re di spade, qualcuno che non ha comunicato, c'era un blocco comunicativo. Cosa stai per scoprire che ti sta chiamando per un nuovo inizio? Quindi laddove c'erano situazioni bloccate stai per scoprire che c'è un nuovo inizio rispetto a una situazione bloccata. È un meraviglioso nuovo inizio perché è all'insegna di un upgrade o di una relazione o di un nuovo inizio lavorativo, un progetto che era bloccato. Allora, ci mettiamo qua questa e ci facciamo la nostra croce. Voi vedete così ragazzi, aspetta mi devo alzare per vedere se vedete. Ok, così. Ok. Allora, no, ci mettiamo qua magari. Facciamoci una croce su questo. Allora, vediamo. No, li ho messo al contrario, aspettate un attimo. Ok. Allora, quindi cosa stai per scoprire? Una chiamata, qualcosa che ha a che fare con proprio una chiamata nei tuoi confronti insperata, qualcosa che non ti aspetti perché c'era un blocco. Vediamo di andare nei dettagli.
C'era un blocco, qua c'è il diavolo, ok, questa ha voluto uscire da sola, un blocco che forse è relativo a situazioni che riguardavano dipendenze o blocchi terze persone, oppure nel lavoro tu consegui qualcosa di molto allettante che vedevi bloccata, forse per competizione, ok, a tuo favore, vediamo un po'. Carta del presente, c'è il diavolo, possono esserci un po' di ego, un po' di preoccupazioni inerenti a questo, vediamo. Però stai per scoprire qualcosa, no? Vuole uscire pure questa, si è girata da sola, sì, ci sono un po' di dubbi rispetto a questa situazione, c'ho 2 di denari. Fatto sta che la situazione si sblocca, vediamo, cosa stai per scoprire? Ah, qua c'è un re di denari e un eremita, forse una chiamata da parte di una persona che si è allontanata, oppure una chiamata da parte di una persona che si è ritirata un po' più in se stessa ed è stata un po' più prudente, le situazioni erano bloccate, oppure nel lavoro può essere una chiamata da parte del tuo datore di lavoro che oppure a livello lavorativo non ti ha dato attenzione, c'è stata riflessione, tu stavi un po' che faccio, che succede, che non faccio, va bene. Ok, andiamo a vedere la situazione del presente qual è con questo qua, in questa situazione qua. A tuo favore cosa abbiamo? Il blocco, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura, conclusione di energia futura. Allora qua abbiamo eremita, sì, mondo, 3 di spade, 4 di spade, una situazione completamente ferma, o in amore o nel lavoro, una situazione completamente ferma dove voi avete voluto un cambio. Sì, dove c'erano delle preoccupazioni. Sappiate che sono finite, le preoccupazioni. Allora, andiamo a vedere situazione del presente. Abbiamo visto che c'è questo diavolo, 2 di denari e un 7 di denari. C'è un'attesa qui. O dovete ricevere del denaro, oppure c'è un'attesa connessa a una situazione che vi dà molta preoccupazione in altri ambiti. Vediamo il vostro positivo cosa abbiamo. Un asso di denari, ragazzi. Qua c'è una proposta lavorativa oppure un nuovo inizio nel lavoro meraviglioso a vostro favore. Quindi cosa stai per scoprire? Che c'è un nuovo inizio meraviglioso, questo è la porta del sole, l'asso di denari io lo attribuisco molto al sole, terzo chakra, quindi i propri talenti, le qualità. E quindi stai per scoprire questo, una chiamata rispetto a un blocco su questo. O attendevi del denaro e qua entra il denaro. Vediamo il blocco qual è. Il blocco sono le comunicazioni che non sono arrivate. Scusatemi. Oppure il blocco è troppa impulsività. Oppure il blocco può anche essere una gelosia, o il blocco può essere con il cavaliere di spade in blocco, il cavaliere di spade ci parla di comunicazioni chiare, o comunicazioni chiare che non sono arrivate. Vediamo qua nel passato. Sì, 8 di denari, cavaliere di denari, ragazzi qua il lavoro la fa da padrona, però poi la adattiamo anche all'amore. Nel lavoro voi vi siete impegnate con dedizione in qualcosa, eravate in dubbio nel ricevere del denaro o ricevere i frutti del vostro lavoro, comunicazioni che non sono arrivate rispetto a questo. Le ricevete qui, ricevete anche il denaro, E in amore qua che vi posso dire, voi vi siete impegnate in una connessione, vi siete impegnate in una connessione e proprio avete messo l'impegno, oppure c'è stata una persona che ha messo l'impegno nel lavoro e ha bloccato la situazione nell'amore perché si è ritirata perché c'è stato un po' più da fare sul lavoro. E qui rispetto a situazioni economiche che non arrivavano a buon fine, c'è stata un'attesa affinché si potesse andare avanti prima nel lavoro, cioè avere dei riconoscimenti prima del lavoro e quindi non essere stati chiari del fatto che questa persona si stava impegnando a raggiungere prima dei progetti lavorativi, prima di affacciarsi all'amore. E qui abbiamo un asso di spade con l'asso di coppe, viene a chiarirti questa cosa. Sì. Vediamo che succede quindi qua. Sì, comunicazione in arrivo, fante di bastoni, oppure un nuovo lavoro anche qua in arrivo, una nuova proposta. Temperanza, mi parlano di comunicazioni che arrivano, che portano alla guarigione. Il sole, pieno esito e felicità. Come sono felice di questa stesa, ragazze mie. Se aspettavate delle... Quindi cosa stai per scoprire?
un'entrata di denaro importante laddove tu, o un nuovo inizio sul lavoro laddove tu hai messo un impegno e adesso c'era un'attesa rispetto a questo e non c'erano comunicazioni chiare o non sono arrivate le comunicazioni. E qua arrivano le comunicazioni che portano tanta gioia e tanta felicità, e anche il denaro, ma comunque comunicazioni che parlano di gioia e felicità, va bene? Nell'amore cosa ti posso dire rispetto a questa stesa? Che arriva una comunicazione volta a sanare una crisi per un allontanamento o per persone che sono andate più prudenti, va bene? Io ti posso dire anche che mi arriva che soprattutto per le ragazze single, qua c'è un nuovo amore, o una persona con cui te la intendi tanto che ti darà molta felicità e sarà chiara questa persona, ve la intenderete sotto un profilo proprio sia comunicativo ma anche da cuore a cuore, Quindi cosa stai per scoprire? Vedo più aspetti su cui indagare. Voi forse vi siete dedicate molto al lavoro, avete atteso a livello amoroso qualcosa e qua si apre la porta, se è il tuo caso. Cerco di fare i vari scenari, però è molto incentrata sul lavoro, qualcosa che stavate attendendo e per cui voi avete lavorato tanto. 100% stai per scoprire questa, laddove c'era mancanza di denaro, qualcosa su cui tu hai lavorato e non vedevi i frutti, ok? C'è questo. Ok, andiamoci a fare i dettagli. Quindi comunicazioni che parlano di felicità, di gioia, degli obiettivi raggiunti. E questa pagia di bastoni di cosa parla? Oppure se voi stavate attendendo qualcosa rispetto a dei concorsi, qualcosa di firma di contratti, ricevete questo, va bene? Ricevete questo, vedo piena gioia. È qualcosa di insperato, magari aveva fatto un concorso o qualche cosa che aveva a che fare e voi non stavate ricevendo risposta per molto tempo, ok? La situazione era bloccata. E qua è un nuovo lavoro, qualcosa che vi appaga proprio. Vediamo questo paggio di bastoni. Cosa mi parla del paggio di bastoni? Ancora dei dettagli su questo paggio di bastoni. 5 di spade. Se c'era un blocco comunicativo, c'è un nuovo inizio sulla comunicazione, quindi piena felicità, quindi chiarezza comunicativa, va bene? Chiarezza comunicativa. Ok. E questa temperanza, 3 di bastoni, si aprono le vie grazie a questa comunicazione, le possibilità, c'è proprio un avanzamento di questo tipo. E il 5 di... scusami, il 5, il sole di cosa parla? Cavallo di coppe, ragazzi, è un cambio a vostro favore rispetto a quello per cui la situazione era bloccata o c'era stata molta prudenza, va bene? Quindi se nel lavoro un cambio proprio a vostro favore rispetto a qualcosa che vi piace proprio fare e ciò per cui che meritate, su cui avete lavorato e c'è un cambio a vostro favore su questo, è insperato questa cosa. Meraviglioso. Se parliamo d'amore, ragazze mie, qua per le single cosa stai per scoprire? È che c'è una persona nuova che ti farà felice. Qua ti farà felice, da che c'era un po' di prudenza, un po' più di introspezione, con cui c'è la possibilità veramente di concretezza qui, Ed è una chiamata, qualcosa che magari alcune di voi erano impegnate sul lavoro, qualcosa, stavano cercando di ristabilire le loro priorità, non arrivavano delle comunicazioni da un punto di vista lavorativo, ok, vi siete dedicati al lavoro, a un certo punto arriva l'amore qua anche, Che asso di coppe. Va bene, andiamo a vedere, però me la battono molto sul lavoro. Vediamo cosa ci dice l'oracolo. Rispetto sempre cosa stai per scoprire, quindi queste comunicazioni anche che arrivano, se c'erano dei fraintendimenti, malintendimenti vengono assolutamente chiariti con questa carta del sole meravigliosa. Sì, a dire il vero, comunicazioni che parlano della verità. Qua io ti vedo proprio gioire di questa cosa, Qua ci sono dei petali di una forma di cuore che escono proprio da qui senza maschera, una comunicazione cuore a cuore, 14-14, e anche una verità che ti farà veramente felice, gioia e felicità il sole. Quindi una chiamata, qualcosa di insperato laddove c'era un blocco, pieno di entusiasmo. Va bene, mettiamo un'altra.
Sì, occasioni da prendere al volo. Per chi non aveva lavoro o nel lavoro, qua c'è qualcosa, si aprono le vie, occasioni da prendere al volo molto fortunate, guidate dal destino. Meraviglioso. Quindi cosa stai per scoprire? Qualcosa di insperato, perché qua vedevo un blocco. Felicità e abbondanza dalla tua parte rispetto a situazioni là dove c'era un blocco, o per qualcosa su cui tu avevi lavorato e stavi attendendo, avevi preoccupazioni, se è un'attesa, mancanza di comunicazioni, qua arrivano, va bene? Ok. Andiamo a vedere che cosa ti dice l'oracolo di Anjouvadan rispetto a come implementare il lavoro e anche il consiglio qual è. Bella questa carta, numero 38. Allora qua ti dice: siate veri, non ci credo, è uscita la carta a dire il vero, pazzesco. Siate veri e a poco, accettandovi, amandovi, eliminerete i punti di ruggine che ancora ostacolano il vostro cammino, perché imparerete a conoscervi. Quindi ragazze e ragazzi, vi arrivano prima di tutto comunicazioni vere che portano gioia e felicità. Qua mi stanno battendo soprattutto per voi che riceverete queste cose da parte di queste persone, da parte del vostro intorno, che saranno veri, togliendo i punti di ruggine che hanno dato il blocco, mi spiego? E il consiglio per voi è quelli proprio di essere a cuore aperto in questo, ok? Quindi ragazzi miei, è meraviglioso, quindi cosa stai per scoprire? Un nuovo inizio meraviglioso in tutte le circostanze laddove c'era un blocco. Quindi ragazzi e ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore, lo mettiamo qua, così, ok? E andiamo a vedere cosa stai per scoprire. Quindi andiamo a vedere prima di tutto l'energia che gravita intorno a te in termini di persone, circostanze, come stai vibrando tu intorno a questa energia e cosa stai per scoprire adesso. Può essere di varia natura la cosa, amore, lavoro, relazioni, situazioni, cerchiamo di adattarla quanto più possibile e poi farvi arrivare il messaggio, cogliete il messaggio che serve a voi. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore, cosa stai per scoprire adesso? Cosa stai per scoprire? Cosa stai per scoprire? Cosa stai per scoprire? Allora, vediamo. Cosa stai per scoprire? Abbiamo un fante di coppe qua, un 10 di coppe. Vuoi sposarmi? Ragazze mie, è la luna, ragazze mie, è proprio chiarissima questa sera, tu non lo sai. Qua c'è la luna, ci sono dubbi e incertezze tue rispetto a qualcosa che non sai. Allora, qua c'è una persona, mi parla chiaramente d'amore, la possiamo adattare anche ad altri ambiti. Però ti dico subito il primo acchitto, qua c'è una persona che sta per offrirti qualcosa di più impegnativo. Una persona che magari è un po' più, o è più giovane di te, o è una persona un po' più inesperta, che con te sente una felicità inaudita. Oppure qua c'è anche la richiesta di riconciliazione con un figlio, per alcune di voi, mi sta arrivando anche questo. Mm. Per un inizio concreto insieme. Tu non lo sai questa cosa, ci sono la luna, dubbi, incertezze, un po' di paure rispetto a questo. Questa persona ti vuole offrire un impegno concreto, è la porta del sole proprio questa, con l'asso dei denari. Quindi cosa stai per scoprire? Già ci palesano che qua l'energia intorno a te è un fante di coppe, una persona che è aperta all'amore e ti vuole anche offrire di uscire magari. Mi spiego? C'è un'energia bellissima in amore, mi sento tanta freschezza, felicità e questo tu non lo sai, proprio la luna. Sì, eri in dubbio pure su queste cose, stavi pensando, stavi attendendo, sì.
Questa la possiamo adattare anche ad altro? Sì, certo, rispetto a qualcosa che non sai, che tu tieni molto, ti sta per essere rivelato qualcosa che ha a che fare con un inizio concreto o in un progetto lavorativo, qualcosa a cui tu tieni tantissimo, che ti appaga a livello emotivo e non sapevi questa cosa qui, non la sapevi, mi spiego, stavi attendendo qua. Ok, quindi qualcosa che ha a che fare con un'apertura, un nuovo inizio proprio concreto, c'è una concretezza qua. Ok, andiamoci a fare la croce, quindi già bellissimo, proprio il cuore qui. Quindi è un invito, qualcosa, un invito, tu non lo sai, che fa, mi invita, non mi invita? Sì, ok, stai per scoprire questo. Ok, andiamoci a mettere qua e ci facciamo la nostra croce. Oppure ragazze mie, aspetta, mi sta arrivando anche un'altra cosa importante, può essere un nuovo amore? Può essere un nuovo amore qua, cosa stai per scoprire? Una persona nuova che ti invita da qualche parte qui, eh? Sì, cerco di adattarla a varie circostanze. E facciamoci una croce. Questa ci parla molto d'amore, ci mettiamo queste altre qua, vediamo comunque sia, ci mettiamo queste che poi la adattiamo. Allora, rispetto a cosa stai per scoprire adesso, di cosa ci parla questo, magari è anche una persona che ha avuto un po' di dubbi e incertezze perché era un po' immaturo da un punto di vista emozionale, emotivo, mi spiego? Vediamo. Cosa stai per scoprire adesso? Allora, cosa stai per scoprire adesso rispetto a questa energia? Sì, o è qualcuno a cui tu hai dato un ultimatum e che si è allontanato, c'è una regina di spade e l'eremita. Allora, o è qualcuno a cui hai dato un ultimatum e si è allontanato, qualcuno che, una persona che è andata un po' più prudente, va bene che magari non voleva impegnarsi. Io ti vedo lottare per una connessione. Scusatemi, mi sta suonando il telefono, un attimo. Allora, eccoci qua, stavamo dicendo, ti vedo lottare per una connessione, cioè proprio lottare per una connessione e qua c'è un fermo effettivamente, infatti ti vedo con dei dubbi rispetto a delle situazioni a cui tu hai dato un ultimatum e vedo un'energia di qualcuno che si è ritirato qui, ok? Mm. E infatti qua c'è anche una richiesta di scuse, abbiamo visto qui, con questo paggio di coppe. Va bene, andiamo a analizzare la situazione. Situazione del presente, al tuo positivo, il blocco, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura, energia di conclusione dell'energia futura. Allora, qua abbiamo un eremita. Sì, un 6 di denari, un 10 di bastoni, asso di bastoni, luna. Allora, qua c'è anche un due di coppe. Allora, o qualcuno si è allontanato per delle questioni, per degli altri obblighi che aveva, o tu avevi degli altri obblighi, nel senso hai dato priorità col 6 denari, hai dato più priorità a delle situazioni che avevi col 10 di bastoni che ti pesavano, quindi priorità hai dato o tu o questa persona priorità a delle altre situazioni che pesavano, va bene? Sì, è un po' di confusione rispetto a questo. Va bene, vedo comunque energia di allontanamento per aver dato spazio ad altre priorità, delle questioni che pesavano, ok? Va bene, vediamo qua che cosa succede. Energia del presente qual è? La ruota, c'è un cambiamento, un cambio rispetto a questa situazione di prudenza. Mi spiego, c'è un cambio qua in atto. Vediamo a tuo favore. A tuo favore un 4 di coppe. Allora ragazze e ragazzi, voi dico una cosa, il 4 di coppe che è un'energia di insoddisfazione, di non riuscire a cogliere occasioni, eccetera, a tuo favore significa che qua un'occasione viene colta, cioè non c'è più energia di insoddisfazione. Poi, allora, se parliamo di un eremita, una persona, allora, di una persona che si è allontanata e c'è stato un blocco in amore, se tu vuoi questa persona, può essere la persona del passato che rientra, perché le scelte che ha fatto in passato
dando priorità ad altre situazioni, non l'hanno reso soddisfatto, e quindi a tuo favore hai le situazioni che quella persona ha scelto in passato, che sono andate a sfavore di quella persona e quindi vanno a favore tuo. Questa è un'interpretazione. Poi un'altra interpretazione può essere quella che cosa stai per scoprire, che c'è un nuovo amore qua e tu non lo sai, e ti vedo qua prudente, una situazione che con quella regina di spade di prima un po' più mentale, un po' più fredda sui sentimenti. Qua invece si coglie l'opportunità e c'è questo nuovo amore qui. Andiamo a vedere il blocco qual è. Il blocco è il 5 di coppe. Il blocco è, ti vedo in una situazione di dare priorità alla parte negativa dell'amore, magari a non credere nell'amore, non credere che possa arrivare qualcuno o qualcosa per te. Oppure il blocco può essere anche il fatto che, se parliamo di una persona che si è allontanata, il blocco erano tanti sensi di colpa, ok? Non riuscire a cogliere un'occasione di uscire fuori da questi sensi di colpa per venirti a chiedere anche scusa per un nuovo inizio, l'abbiamo già visto qui, che va a tuo favore, e tu non lo sai questa cosa, va bene? Magari c'era una lontananza, una distanza connessa, quindi cosa stai per scoprire? Che qua invece c'è un cambio rispetto a una situazione di infelicità, ecco, sì. Vediamo che è successo nel passato. Sì, 6 di coppe. Appeso, qua c'è stato un blocco con una persona del passato per alcuni di voi, oppure un blocco emotivo nell'amore che ha portato a questo ritirarsi in se stessi. C'è appeso, 6 di coppe, ma qua sta avvenendo un cambio. Mi parlano di persona del passato per alcuni di voi, oppure voi tagliate col passato perché arriva una persona nuova, oppure una persona del passato che viene a chiederti scusa, o comunque una persona che conosci molto bene, al di là se molto passato o poco passato, mi spiego? E quindi c'è un blocco in questo. Oppure se è una persona nuova, ragazze mie, voi vi siete attaccate un po' al passato perché avete elaborato dei sensi di colpa oppure un dolore importante. Qua iniziate a cogliere delle occasioni, eh? Che succede qua? 7 di spade. Mamma mia. Torre. Oh mio Dio. Regina di bastoni, ragazze mie, qua mi viene lampante, voi state per scoprire che una persona che si è allontanata e ha avuto un'altra relazione, ecco che arriva questa persona dicendoti che si è comportata malissimo con te. Questa è una stesa shock comunque, tu non la sai questa cosa, eh? Questa persona ti dice che nella situazione precedente si è avuto un impegno con un'altra situazione, un'altra donna, un altro uomo, questa cosa si rompe. Questo è un messaggio proprio specifico. Questa cosa si rompe, stai per scoprire questa cosa. Allora, questa è la prima lettura che mi è arrivata a bomba, questa è proprio la prima, perché la Regina di Bastoni qua finisce in modo proprio epocale con il tuo trionfo. Qua c'è anche una sorta di, per te, una sorta di trionfo da un punto di vista che, come dire, a una persona specifica tu l'hai sempre saputo che sarebbe andata così, ok? Cioè, se questa persona specifica del tuo passato ha fatto scelte non conformi allo stare con te, ok, oscurandoti delle cose, ok, tu vieni a scoprire proprio con la torre, 7 di spade, torre, che questi comportamenti disonesti da parte di questa persona scoppiano a tuo favore e che le scelte che ha fatto in passato sono state scelte dettate dall'ego, mi spiego? E qua tu trionfi, c'è molto orgoglio da parte tua in questo senso, ma in positivo però. Questa è un'altra accezione, perché qua questa persona viene a chiederti scusa, cioè qua c'è un'apertura, poi sta a te scegliere se mandarlo a quel paese oppure no, c'è un trionfo da parte tua. E un'altra cosa che vi posso dire, cosa stai per scoprire anche qui, come comune denominatore, qua nell'imminente futuro, voi state per scoprire che una persona, il karma ritorna indietro, questo è il senso, ecco. Cioè, se vi ha fatto del male, ritorna indietro, questo è il comune denominatore, diciamo. E questo vale per tutte le situazioni, lavorative, relazionali, ok. Lampante però è la prima, che una persona del passato rientra in scena chiedendoti scusa perché le scelte che ha fatto in passato sono, o comunque sia le scelte che ha fatto che ti hanno fatto soffrire, sono state scelte sbagliate. La ruota del karma arriva per destino.
questo stai per scoprire, anche imminente. Fammi vedere questa cosa qua, il 7 di spade. Tutto a tuo favore perché mi finisce con la regina di bastoni, è tutto sotto controllo, cioè mi spiego, il 7 di spade, re di bastoni, re regina di bastoni, sì sì, qua c'è qualcuno fante di spade, stai per scoprire proprio che questa persona che a te è molto affine, re regina di bastoni, ha fatto qualche sbaglio in passato, tu lo stai per scoprire ed è tutto a tuo favore. Questa torre? Sì, perché con re di bastoni e il 7 di spade è come se si è mascherato di orgoglio, ok? Anche prima si è mascherato di orgoglio, ha usato anche il potere della seduzione, insomma, ha bloccato la situazione, la relazione. Vediamo questa torre di che cosa parla? Il bagatto, ragazzi. Questo ti vuole parlare. Allora, questo ti vuole parlare. Qua c'è un 2 di coppe. Ti vuole parlare ti vuole dire prima di tutto che si è rotta la relazione con un'altra persona, se è il tuo caso. Mi battono molto, è proprio specifica, magari vale per un gruppetto di voi questa stesa. Ti vuole dire che si è rotta dire il bagatto, comunicazione, la relazione con qualcun altro e qua vuole chiederti scusa per un nuovo inizio insieme o comunque sia c'è un'apertura comunicativa, vuole invitarti da qualche parte. Vediamo questa regina di bastoni. 4 di denari, fante di denari, non la vince facilmente, perché qua con 4 di denari tu ti vedo ferma nel tuo potere, tieni tutto sotto controllo. Fatemi mettere un'altra carta sulla regina di bastoni. 5 di bastoni. Gli innamorati. Allora, per un gruppo di voi venite a sapere che la situazione, se la vostra persona specifica era in relazione con un'altra situazione, venite a sapere che si rompe questa situazione qui con cui stava, va bene? Ok. E voi avete proprio l'avete sempre saputo, questo è il senso, perché è connesso con voi, questa persona qui. Quindi questo venite a sapere. Sì. Voglio mettere un'altra carta vicino alla regina di bastoni. 7 di coppe. Ragazze, voi siete popolari qua, voi tornate a sognare. Voi tornate a sognare nella misura in cui avete questa persona che rientra in gioco, oppure voi avete altre persone, vi state divertendo con queste altre persone, venite a sapere che un vostro ex con cui c'era un legame in passato importante, vi ha lasciato sole, eccetera, la situazione del vostro ex, se si è messo con un altro, si è rotta. Questo è il senso. E magari si è mascherato di orgoglio, ok? E qua c'è una richiesta di scuse. Ora, questa persona proverà per vedere se c'è un'opportunità con voi. Quindi questo cosa stai proprio per scoprire? Questo tu non lo sai proprio. Non lo sai proprio. Eremita, luna. E può essere un colpo shock per te, mi spiego? Questa chiamata, questa comunicazione. Perché vuole riapprocciarsi a te. Magari in termini anche di amicizia, per vedere se poi, siccome lo attiri molto, c'è la regina dei bastoni, il re di bastoni, c'è una coppia qui molto affine, vuole vedere se con questo di coppe c'è ancora possibilità, ok? Datemi un'altra carta su questo 7 di coppe. Asso di spade, cioè vuole proprio chiamarti per vedere se c'è la possibilità. C'è questa cosa qui, 6 di bastoni, vuole vincere in questa cosa, essere il primo. Se con questa persona c'è stato un legame molto importante, vedo qua un 6 di coppe, questa affinità qui, e poi c'è stata la pausa, è come se questa persona credesse che comunque al di là se tu hai altre scelte, lui è il primo, lui o lei. Ti viene allora a chiamare per vedere se ci sono altre possibilità. Questa è la stessa lampante su questo. Non mi adagio a fare, cioè non vado a fare altri scenari perché questa è proprio improntata su questo. E vediamo un po', voglio metterci questa carta, queste altre carte qua. Cosa dice l'oracolo? Cosa dice l'oracolo?
Oppure, aspetta, voglio dare anche un'altra interpretazione perché non tutte magari hanno una persona del passato che stava con altre situazioni, ok? Magari risuona la cosa, però è possibile che magari alcuni di voi non hanno una persona del passato che si è messo in altre situazioni. Fatto sta che qua c'è una persona che può mascherarsi dietro a una strategia, ok? Perché è una persona comunque molto intelligente qua, dietro una strategia, e stai per scoprire che questa persona vuole proprio te, che sogna con te, cioè ti sogna. Ti spiego il blocco, può essere un blocco tuo nel non fidarti dell'amore, o non fidarti perché hai paura di essere lasciata sola, o sensazioni negative rispetto all'amore, perché io ti vedo con dubbi e incertezze rispetto all'amore, però alla fine questa persona, hai tu il potere in mano a questa persona, mi spiego? E inizi a sognare con questa persona qui, cioè inizi proprio a farti i film, diciamo, ecco. Ok, inizi a cogliere questa opportunità, da che c'era un fermo nell'amore c'è un cambio, magari hai sofferto tanto, sei stata in pausa, c'era un blocco di questa natura, ok. Quindi cosa stai per scoprire questo? Questa stesa è molto potente, eh? Andiamo a vedere un attimo che cosa dice l'oracolo. Sì, potere superiore, questa è una cosa shock che ti arriva. Guidata dal destino, guidata dal destino. Latte e miele, sì. Un'altra carta. Cuore fedele, ragazze, ragazzi, senti, questo è innamorato. Allora, stai per scoprire qualcosa shock, va bene? Qualcosa shock che ha a che fare con un'entrata in scena di una persona che può utilizzare delle strategie, oppure ha potuto utilizzare delle strategie a seconda se aveva delle relazioni pregresse a te, oppure si è messo insieme ad altre persone, ok? Stai per scoprire questa cosa, è una cosa shock, va bene? È guidata dal destino per chiudere un karma. Poi sta a te scegliere, ma secondo me gli dai la possibilità di parlare a questo qua. Potere superiore, cuore fedele. Questa persona è rimasta sempre fedele a te, nonostante qualsiasi tipo di eh, separazione. Sì, interessante sta stessa. Voglio vedere un attimo cosa ti puoi aspettare da questa persona. Aspetta, fammi mettere una carta dell'oracolo delle porte. Cosa ti puoi aspettare da questa persona? Mamma mia, la porta del sole. Questo ha a che fare con l'imperatore e con il sole dei tarocchi, eh. Questa è la porta del sole, ti dice che questo ha intenzioni importanti, intenzioni serie. Mm. Può essere l'uomo della tua vita. Ragazzi, ma vi dico una cosa, se è una persona nuova, tu prendi questa occasione, questa persona può essere veramente una persona importante della tua vita, e tu ti approcci all'amore un po', diciamo, ci vai prudente, però gli dai la possibilità a questa persona. Qua è possibile che ci sia l'uomo della vita. Varie sono le circostanze, ragazzi mie, fatto sta che tu vinci in questa cosa. Voglio mettere una carta conclusiva di Rider White qua. C'è un colpo di scena, un colpo di scena qua, Allora, qua con il 7 di bastoni, tu finché non vedi che questa persona ti dimostra effettivamente quello che vuoi, ti vedo alzare le difese fino a quando tu non ricevi quello che vuoi. Qua ha a che fare proprio con il tuo potere, farai pratica con il tuo potere. E vedo anche questa persona, fammi mettere un'altra, sì, che lotta per te, per una comunicazione, per avere una comunicazione, per spiegare, eccetera, va bene? Mo ti dico anche un'altra cosa, vale magari per uno o due. Allora, qua è possibile che tu mi vai a scoprire qualcosa che sblocca. Allora, quello che puoi scoprire nell'imminente futuro rispetto a una persona disonesta sblocca completamente le situazioni stagnanti. Va bene? Perché qua tu cogli l'occasione di andare con una persona nuova.
guardate quello che vi quello che vi accade è voluto dal destino. Se tu stavi appesa a una situazione stagnante con una persona, che faccio o che non faccio, ok? Arriva una persona nuova, qualcosa che ti appaga proprio da un punto di vista sensuale, sessuale, passionale, ti travolge, tu rompi con situazioni del passato in modo imminente. In modo imminente, perché qua c'è un nuovo inizio. Quindi ragazzi miei, adattate alla vostra circostanza, vi metto una carta consiglio, perché qua le situazioni si fanno manco beautiful, è così intricato. Ok, una carta consiglio qual è? 07 e dice: ed è anche per questo che siete venuti, per reimparare a sorridere a voi stessi, per accettarvi così come siete, per amarvi, per amare meglio. Ragazzi, qualsiasi cosa succede è voluto dal destino, perché stai imparando a sorridere di nuovo, per amarti meglio. Qua o è come dici tu o non si fa niente. E questo alla fine trionfa comunque, cioè trionfi tu, perché fa quello che vuoi tu. Ragazzi, non dico altro, se no farei altre 6 ore per delineare i vari aspetti. Quindi il messaggio che vi doveva arrivare vi è arrivato. Io vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!